Buonasera a tutti. Questa sera iniziamo un ciclo di seminari che vuole portare il focus, in questo caso non tanto sulle nostre competenze specifiche, ma sulle vostre, quindi sul caso clinico, per appunto cercare di condividere e diffondere questa esperienza per accrescere la conoscenza nell'ambito del trapianto, che è un approccio tutto sommato nuovo, recente e poco conosciuto. Però siccome tramite appunto il progetto PetFMT ci sono ormai diversi veterinari che hanno fatto esperienza, ecco, ci sembrava carino condividerla. Quindi questa sera iniziamo con il primo caso e il dottor Cristiano De Buffat, che si è reso disponibile a fare da cavia al ciclo. Però ecco, ribadisco, sarebbe carino fosse una cosa con domande, commenti, eccetera, magari appunto verso la fine, dopo che abbiamo chiuso i discorsi di base, perché appunto credo che le cose da discutere siano veramente tante. I seminari sono diciamo, organizzati in due parti fondamentalmente. Uno è il caso clinico, e anzi adesso vi condivido un secondo questa slide che mi sembra più carina finché parlo, e il caso clinico, e poi vedremo il profilo del microbioma prima e dopo il trapianto, che cosa ci dice. E poi appunto domande, commenti e tutto quello che avremo voglia di dirci al termine. E continueremo fino al 10 di agosto, quindi avremo altri 2 appuntamenti, li vedete scritti qua, vi manderemo una mail per avvisarvi, ci sarà la registrazione, ma poi proseguiremo dopo le vacanze, diciamo estive di Ferragosto, con altri casi, perché appunto altri veterinari si sono resi disponibili a portare i loro casi. E devo dire che appunto sono la cosa che mi ha sorpreso molto, scusate, non so chi chiama stavolta, e mi ha sorpreso molto è che nell'esperienza che abbiamo fatto di un anno i casi sono veramente tutti diversi, con risposte assolutamente variabili, tempistiche variabili, e quindi credo che ci sia veramente tanto da studiare. La cosa, secondo me, bella è che comunque, bene o male, la maggior parte degli animali trae beneficio, e questo credo che sia la cosa più importante. Lascio la parola al dottor Rebuffat, tolgo la mia condivisione e buon divertimento, se ci può dire così. Allora, io saluto tutti, mi chiamo Cristiano, sono un collega che lavora in Brianza, precisamente a Merate, e alla pratica clinica associo anche un'attività di ricerca e di consulenza scientifica per diverse aziende che si muovono poi nel mercato della nutraceutica e del wound care veterinario, gestendo la formazione di informatori e facendo da supporto scientifico per queste aziende. Ed è proprio in questo ampissimo contesto, sia come veterinario e sia come, diciamo, aziendalista, che ho avuto i primi contatti in merito al trapianto fecale, e da qui è nata la mia volontà di andare a valutare l'efficacia della proposta terapeutica in 2 casi che io definisco nella mia mente i casi da viaggio a Lourdes, nel senso che erano veramente situazioni poco gestibili, in cui la compliance dei proprietari era assoluta, ma non vedavamo dei risultati terapeutici importanti sui pazienti, e quindi ho proposto questo tipo di terapia, questo approccio, con dei risultati sorprendenti prima di tutto per me, non che non ci credessi, ma non pensavo così rapidi, e con un'euforia anche da parte dei proprietari notevole, oltre che con una ripresa della qualità della vita eccellente dei pazienti. Adesso ho preparato una piccolissima presentazione, sono veramente pochissime slide per inquadrare
il caso che ho trattato, il primo caso che ho trattato, e adesso cercherò di condividere con voi la mia presentazione. Ecco, ditemi se la vedete, Sì. cortesemente. Si vede? Si vede? Sì. Ok, manca il titolo. Eccolo qua. L'ho voluto chiamare il labirinto di Corwin. Labirinto perché all'inizio è stato molto complicato trovare appunto un iter terapeutico utile a fare stare bene Corwin, il paziente che adesso vi presento, ma un labirinto da cui direi che siamo riusciti ad uscire. Questo è Corwin appena arrivato a casa, aveva poco più di 70 giorni, un corgi maschio, iperselezionato, di un allevamento serissimo, visitato più e più volte dal veterinario dell'allevamento, poi appena arrivò a casa venni chiamato per conoscere, per dare un mio parere iniziale, e siccome io sono un po' come San Tommaso, ma come quasi tutti i colleghi che conosco sono tutti molto metodici e indagatori, avevo fatto subito un test della giardia, non perché temessi che l'allevamento non fosse di elevato standard, ma perché la giardia è qualcosa sempre diciamo pronta a intervenire e poi a dare fastidio alla qualità di vita del paziente e dei proprietari. In effetti risultò positivo al test e abbiamo dovuto poi fare 2 trattamenti. Personalmente uso il trattamento piuttosto banale con metronidazolo, finché abbiamo avuto la negativizzazione della sintomatologia, intese come feci morbide piuttosto abbondanti, delle volte la presenza di muco, e anche la negativizzazione ovviamente del test su 3 campioni di feci. Ogni volta faccio raccogliere 3 campioni consecutivi in modo da avere un risultato che cerchi di essere un pochino più attendibile. Sembrava una situazione risolta, quindi il cucciolo cresceva, prendeva peso, abbiamo proseguito l'iter vaccinale per arrivare a completarlo, se non che invece poi sono iniziati degli episodi in cui la proprietaria, una signora molto attenta, mia cliente da generazioni di cani precedenti, mi ha subito allertato dicendomi che c'erano delle feci estremamente morbide più volte al giorno, con degli episodi di vomito notturno a stomaco vuoto. Meglio, cosa succedeva? Il cane iniziava ad agitarsi di notte, a guaire, e poi rimetteva schiuma. Se non che, diciamo, dopo i primi giorni di un po' così di tensione, la signora ha provato a dare a Corwin un piccolissimo pasto a base di cibo industriale, quindi di un pet food di ottima marca, e questo era sufficiente a far sì che cessassero immediatamente questi conati di vomito, per cui abbiamo supposto che avesse un'ipersecrezione o comunque abbiamo pensato di fargli fare molti pasti di scarsa quantità, quindi poco e frequentemente. Ogni volta che però saltava un pasto serale, di notte si riproponeva la stessa situazione, quindi il cane non perdeva peso, però rimaneva irrequieto perché di notte capiva che stava arrivando questa, probabilmente avvertiva un dolore, un'algia gastrica, e finché non mangiava qualcosa non riusciva poi a tranquillizzarsi. Il 28 di gennaio di quest'anno, adesso non ve li ho presentati perché mi sembrava veramente ridondante e tutto sommato uno spreco di tempo, abbiamo fatto degli esami completi appoggiandoci a un laboratorio esterno che presumo molti di voi probabilmente interpellano quando hanno delle necessità di questo genere. Esami completi dall'emocromo biochimico, abbiamo fatto anche il TLI canino, l'elettroforesi, folati B12, erano tutti valori nella norma. Quindi nonostante una sintomatologia evidente e ripetuta,
gli esami non ci hanno aiutato. Non ho scritto che poi abbiamo ripetuto nuovamente anche il test della Giardia, quindi per la terza volta, proprio per voler escludere completamente che ci fossimo sbagliati precedentemente e ci fosse anche qualche problema in più. Il cane, nel momento in cui siamo intervenuti con una serie di esami completi e con la volontà di arrivare a portare a termine diciamo questo iter diagnostico, nel frattempo aveva compiuto i 9-10 mesi, per cui la fase di crescita era assolutamente passata, è un cane molto equilibrato, aveva iniziato anche ad andare in un centro di addestramento, di obedience, quindi per questo anche che abbiamo rifatto il test della Giardia, perché era comunque in una comunità piuttosto affollata in queste lezioni collettive, ma non abbiamo trovato nulla. Questi esami sono successivi di circa 2 o 3 settimane e qua abbiamo comunque iniziato a vedere, adesso non so quanto sia visibile, di questo me ne scuso per la qualità dell'immagine, sostanzialmente cosa abbiamo visto? Un ematocrito che iniziava un pochino ad alzarsi, ma senza che ci fosse né leucopenia né leucocitosi. Non era assolutamente anemico, abbiamo provato anche la ricerca del sangue occulto nelle feci, ma non c'era nulla. Quindi la sintomatologia a cicli si ripresentava, per cui per certi giorni sembrava che stesse bene, con intervalli, non so, di 4-5 giorni e assenza di sintomi, per poi invece ripresentarsi nuovamente feci molli, vomito notturno e quant'altro. Abbiamo voluto allora proseguire con l'iter diagnostico andando a fare una valutazione del cortisolo urinario con un risultato che a noi risultava piuttosto alto, per cui grazie al cielo la compliance della proprietaria era veramente assoluta anche da un punto di vista economico. Siamo andati a valutare di conseguenza poi anche con il test ACTH il cortisolo basale, che invece risultava assolutamente normale. Nel frattempo abbiamo eseguito anche un'ecografia addominale in cui non c'era nessun quadro di risentimento pancreatico o gastroenterico, non c'era nulla che meritasse un'attenzione particolare. Il cane non perdeva peso ancora in questa fase, però rimaneva comunque molto disturbato da queste scariche molto frequenti, per cui sia che uscisse a fare una passeggiata quotidiana, sia che rimanesse in giardino, si scaricava più e più volte al giorno e progressivamente col numero delle scariche diminuiva anche la consistenza delle feci. A questo punto ci rimaneva come ultima chance la possibilità, avevamo prospettato di eseguire un'endoscopia un'endoscopia totale, quindi sia gastrica sia intestinale, con dei prelievi bioptici. La proprietaria ha incominciato ad avere delle perplessità, non tanto sull'invasività dell'esame quanto sul fatto di mettere in anestesia il proprio cane, ma più per dei dubbi, diciamo così, una paura, diciamo, atavica verso l'anestesia e non tanto una sfiducia nei nostri confronti, però tutto sommato era abbastanza rigida sulle proprie posizioni. Ed è a questo punto che le ho proposto la possibilità del trapianto fecale, spiegandole che dal mio punto di vista, con tutta la mole di esami fatti, controlli che qui non ho messo, ma controlli nel senso visite di controllo, accorgimenti vari, gastroprotettori, eccetera, non si risolveva la situazione. Quindi come unica alternativa all'endoscopia ho proposto il trapianto fecale. Dopo vi condivideremo con voi quelli che sono stati i risultati dell'esame del campione di fece di Corvin che ho mandato e i risultati del secondo campione dopo la somministrazione delle capsule. Sicuramente Corvin ha risposto molto molto bene alla terapia in maniera veramente importante. Tanto è vero che nonostante prima avesse iniziato anche una dieta
con un pet food idrolizzato per ridurre al minimo le possibilità che ci fosse un'intolleranza alimentare, e nonostante avesse continuato con la sintomatologia, da quando ho iniziato a prendere le capsule, nel giro di circa 2 settimane, la proprietaria ha iniziato a segnalarmi un miglioramento. A quel punto, soprattutto, questo lo sottolineo e lo condivido con voi, ha iniziato anche un miglioramento a livello digestivo. Abbiamo riproposto una terapia con un gastroprotettore che non era né cimetidina né ranitidina né sucralfato, ma era semplicemente un nutraceutico per andare a tamponare l'iperacidità e favorire una riepitelizzazione gastrica. E il cane ha iniziato a digerire meglio e poi lentamente sono scomparsi anche tutti i sintomi enterici. Ha notato la proprietaria, ancora oggi ogni tanto le feci non sono completamente formate, ma solo se il cane, diciamo così, in presenza di altri cani si sforza di defecare, perché nella sua quotidianità di passeggiate classico, vita in giardino, si scarica ormai regolarmente 2 volte al giorno, e se invece vede altri cani si agita un pochino, per cui magari aumenta il numero delle scariche e capita che nell'ultima le feci siano leggermente morbide, ma altrimenti c'è stata una restituzione completa a una buona vita, e oggi Corwin è così, beato e felice sul suo divano con cuscino dedicato. Adesso è in montagna e direi che nel giro veramente di pochissimo tempo, con un solo ciclo, il cane ha cambiato nettamente la propria qualità di vita. Abbiamo riproposto alla proprietaria un secondo ciclo che vada a ottimizzare e a rafforzare i risultati che abbiamo ottenuto, e adesso appena poi rientreranno da queste ferie, mi ha già detto di proseguire la terapia, quindi procederemo con la somministrazione di un altro ciclo. La mia presentazione è finita perché volevo essere così suggestiva, quindi di un caso in cui c'erano problemi digestivi, gastrici e scariche intestinali che all'inizio sembravano piuttosto banali, ma poi man mano che andavamo a escludere tutte le possibilità, comprese quelle endocrinologiche, insomma ci aveva messo un po' con le spalle al muro. Se avete piacere di chiedermi qualcosa, perché sicuramente io ho dimenticato magari qualche dettaglio, condivido volentieri la mia esperienza con voi e vi ringrazio. Grazie. Io, se siete d'accordo, farei questa breve rivisitazione del report e poi apriamo lo spazio alla discussione. Vediamo. Quindi questa me ne occupo io. Cristiano non ha voluto cimentarsi. E questo è il report di trapianto, quindi praticamente confronta i campioni fecali analizzati con il sequenziamento del DNA esattamente prima di cominciare e 15 giorni dopo il termine del trattamento. E vediamo quindi il confronto di alcuni elementi, farò un focus su quelli più rilevanti. Questi sono degli indicatori generali, possono dare un'idea, ma poi bisogna entrare un po' più in profondità. Si vede il prima, si vede il dopo, e in ogni vista c'è un'area verde che rappresenta il range della popolazione sana che noi usiamo come riferimento, e quindi da qui si vede che Corwin aveva sicuramente un problema di ricchezza di specie che è poi un po' migliorato, ma non è rientrato nella normalità. Ricchezza si intende appunto quante specie sono rilevate nel microbioma. Questa è una vista a livello molto alto, cioè tassonomico, cioè a livello di filum, e si vede il prima, il dopo e sempre il range, quindi si vede che c'era a livello macro
un squilibrio da un punto di vista della composizione microbica e che poi per alcuni aspetti è riavvicinato alla normalità, in questo caso è rientrato, in questo caso si è avvicinato, qui invece si è un pelo allontanato. E sempre da guardare l'aspetto dei proteobatteri che comprendono i patobionti fondamentalmente, quindi siamo un pelo al di fuori della norma. Qui vediamo il profilo del microbioma prima e dopo in rapporto al donatore e in rapporto alla popolazione di animali sani di riferimento e tutti gli animali enteropatici che abbiamo fino ad oggi analizzato, e si vede come prima del trapianto il microbioma di Corwin assomiglia molto e si posiziona per questo motivo all'interno del gruppo dei malati per poi spostarsi verso i sani. Questa è un'indicazione ulteriore, diciamo, di miglioramento del microbioma. Quindi ecco, una cosa è che non sempre quello che noi vediamo sul microbioma corrisponde a poi quelli che è la sintomatologia dell'animale. Perché stiamo guardando ovviamente solo una fotografia molto sgranata, però ci dice sempre comunque qualcosa. Questi sono i taxa dell'indice di disbiosi, vediamo che come si vedeva un po' i proteobatteri erano un po' fuori, e qui vediamo che Escherichia coli dopo il trapianto è un po' superiore alla norma. Non è la stessa scala, qua bisogna fare attenzione, c'è un pallino che indica che dobbiamo moltiplicare per, quindi non è un 15%, è uno 0, e per il resto, diciamo, questi tax che sono quelli riconosciuti per essere più significativi secondo Suchodolski e insomma, quello che è la ricerca che ha fatto fino ad oggi, vediamo che ci sono comunque delle posizioni che non sono in linea con la popolazione sana, in particolare il famoso, credo ormai famosissimo Iranonis, che comunque è un po' migliorato, è responsabile del metabolismo della conversione a acidi biliari da primari a secondari, e questo che invece è prevalentemente coinvolto nella produzione di acidi grassi a catena corta. Questa è una tabella, non stiamo tanto a guardare le proporzioni. Questo è importante, il core microbiome è praticamente, sono delle specie che sono presenti nel 90% dei cani sani nostri, quella popolazione di riferimento, e pertanto li mettiamo in evidenza. Da guardare quelli rossi e quelli verdi, perché quelli rossi e quelli verdi nell'insieme sono quelli che mancavano prima di iniziare, e praticamente contandoli viene fuori che un terzo di questi microbi importanti erano assenti e contribuiscono a quella carenza di specie, però questi sono più importanti, diciamo, cioè il numero assoluto di specie che identifichiamo è importante, ma non necessariamente sono quelle che contano. Qui vediamo quelli verdi sono quelli acquisiti dopo il trapianto, arancione è perso, quindi il netto, diciamo, è stata un'acquisizione di specie. Qua di nuovo vediamo i pattobionti, vediamo che c'è un po' di problemino, nel senso che ci sono animali che pattobionti non ne hanno proprio, e qui ce ne sono, e andrà tenuto monitorato. In pratica il trapianto ha trasferito, sono visibili 4 trasferimenti, 4 specie. Qui è un'altra vista appunto che fa vedere come specie quali sono acquisite dal donatore e quali invece da non si sa dove, cioè dall'ambiente probabilmente, o erano presenti prima e non rilevabili, perché quando parliamo di presenza-assenza dobbiamo tenere anche conto che c'è una problematica di rilevazione, cioè se una specie è molto scarsa potrebbe non essere vista pur essendoci, quindi bisogna un attimo essere accorti quando si dice non c'è o non c'è, perché non è proprio così scontato. Ha perso qualche specie, è quella che abbiamo detto prima, appunto, una di quelle buone, il core, però potrebbe essere semplicemente appunto che non è rilevabile. Qui non entro nel dettaglio, alla fine c'è un commento, il commento in definitiva è che
abbiamo rilevato un miglioramento generale, anche se permane una lieve disbiosi, legata appunto a una squilibrio ancora di alcune specie e la presenza di alcuni patobionti, per cui qua noi semplicemente, sapendo che l'animale stava bene, consigliamo di fare un monitoraggio, di tenere monitorato. Quindi se poi appunto qualcuno si vuole proseguire con un altro ciclo, ovviamente non siamo ancora allo stato dell'animale sano, però insomma non è un brutto vedere. Ecco. Vi ringrazio tutti e se non c'è Grazie, altro, grazie. veramente grazie, è stato molto interessante. Arrivederci a tutti.